e benvenuti a Berlino. Vi porteremo con noi in questi 2 giorni che passeremo nella capitale tedesca e andremo alla scoperta di questa città affascinante e dal passato complesso. Iniziamo il nostro viaggio da Alexanderplatz, che è una delle piazze principali della città di Berlino. Alexanderplatz è molto ben collegata ed è un luogo di incontro per tutti i berlinesi. Di solito è un punto di partenza, è un ottimo punto di partenza. Iniziamo subito l'esplorazione proprio dalla torre d'antenna della TV di Berlino. Il simbolo della città è stata costruita proprio durante il periodo della divisione di Berlino in est e in ovest ed era il tentativo di Berlino Est di avere una propria emittente antenna televisiva e per questa ragione venne costruita una torre così alta, anche per dare dimostrazione dell'avanzamento tecnologico raggiunto dall'est. Noi siamo arrivati ieri sera, siamo riusciti a fare un po' di riprese in notturna di Alexanderplatz. Ora raggiungiamo un altro monumento iconico della piazza, che è l'orologio universale. Eccolo, è proprio qui. Anche questo costruito al tempo della DDR, quindi della Repubblica Democratica Tedesca, nella Germania dell'Est, e mostra l'ora in molte città del mondo. C'è parecchia nebbia questa mattina. Stiamo per raggiungere la nostra prima tappa e siamo a Nikolawiertel, che è il quartiere più antico di Berlino, e infatti ci sono tutte le vie a ciottoli, solo che è abbastanza presto e è ancora tutto chiuso, e alcuni di questi edifici risalgono addirittura al 1200, quindi al XIII secolo, e pensare che siamo a pochi metri dalla moderna Alexanderplatz. E l'orso è il simbolo di Berlino. Berlino è proprio da Ber, è raffigurato praticamente ovunque e è incluso sulla bandiera di Berlino. E siamo arrivati davanti al museo ebraico, che sarà la nostra prossima tappa. E anche la struttura esterna del museo è molto molto particolare. Il Museo Ebraico non è solo un edificio, ma è un viaggio emotivo. Di quest'opera l'architetto Daniel Libeskind, che l'ha progettato, ha detto: «Ho sempre pensato che un edificio debba raccontare una storia. Non doveva essere solo un'astrazione, qualche finestra, qualche spazio, qualche oggetto. Doveva essere un percorso, un viaggio, ed è complessa questa storia, la storia degli ebrei in Germania, la distruzione di questa comunità avvenuta in un modo così orribile. Come raccontare questa storia? Non attraverso le parole, perché un architetto non può raccontarla con le parole, la si può raccontare attraverso i materiali, le proporzioni, con l'acustica, con un senso dello spazio». L'ultimo piano è molto più incentrato sulla storia generale degli ebrei e meno sull'Olocausto, e più sul popolo ebraico, le sue tradizioni. E l'alfabeto ebreo si scrive e si legge da destra verso sinistra, proprio come l'arabo. Abbiamo terminato la visita al museo ebraico, molto ma molto di impatto, devo dire. Considerate 1 ora e mezza più o meno ci vuole per visitarlo tutto. E ora continuiamo il giro di Berlino e andiamo verso il Checkpoint Charlie. E questo è il Checkpoint Charlie, che è uno degli originali posti di blocco, anzi adesso è ricostruito, ma una volta qui c'era il
posto di blocco tra lato est e lato ovest. È quello un po' più famoso perché è molto iconico, ci sono diverse foto che mostrano proprio l'arrivo dei carri armati di fronte, quelli americani e quelli dell'Unione Sovietica. Questo è il lato sovietico e di là c'è il lato statunitense. È incredibile pensare a quanta storia c'è in questo posto e quante cose sono successe qui, e ora principalmente è una zona turistica. E ora siamo in Germania, in Berlino Ovest. Eccoci arrivati a Potsdamer Platz. Qui era praticamente tutto distrutto, è stato completamente ricostruito dopo la guerra e siamo molto vicino alla porta di Brandeburgo. Ci sono pezzi di muro praticamente ovunque. È arrivato il momento di cercare qualcosa da mangiare. Alessandro alle prove con il doner kebab. Buono proprio. E la comunità turca è molto ampia qui a Berlino e quindi il doner kebab è diventato quasi un piatto nazionale quasi. Ci avviamo verso la porta di Brandeburgo, il Reichstag e il memoriale agli ebrei caduti. Ed è bellissimo perché si può capire perfettamente in che stagione ci troviamo. E lì c'è il monumento agli ebrei caduti, dove torneremo però. E qui siamo nella famosissima Brandenburger Tor, ossia la porta di Brandeburgo. E ora la attraversiamo e andiamo dal lato ovest al lato est. Abbiamo attraversato la porta. Questa è una zona dove fanno spesso concerti, manifestazioni, è pieno di negozi e ristoranti ed è il simbolo praticamente di Berlino. Ed è proprio da questo punto che è famoso il discorso del presidente Reagan, presidente degli Stati Uniti, che chiese a Gorbaciov di buttare giù il muro. E a pochi minuti dalla porta di Brandeburgo c'è il Reichstag, che è il Parlamento tedesco, e si può prenotare la visita per salire sopra la cupola, quella in vetro che si vede lì dietro, ed è gratuita, però bisogna prenotarla in anticipo. Ed è bellissimo perché si riesce a vedere praticamente il panorama tutto intorno a Berlino a 360 gradi mentre si cammina intorno per salire o scendere la cupola. Ed è arrivato il momento di scendere e c'è tanto di quel casino. Ci sono scolaresche praticamente, quindi vi lascio immaginare. E poi una volta usciti dalla cupola si può fare anche una passeggiata sul tetto del Parlamento. La cupola ovviamente è moderna, il palazzo è molto più antico, però è stato semidistrutto la parte superiore dai bombardamenti e quindi è stata costruita questa cupola nuova, moderna. E siamo usciti dal Parlamento tedesco e ora andiamo verso il monumento alla memoria degli ebrei caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. È stranissimo, c'è come un senso di smarrimento, è proprio il segnale che si voleva dare, è un'atmosfera abbastanza surreale. Siamo usciti dal memoriale, un monumento davvero importante. Sì. E siamo a Gendarmenmarkt, che è la
piazza delle chiese gemelle, una è chiesa francese e l'altra è chiesa tedesca. Purtroppo è in ristrutturazione, stanno facendo tutti i lavori, quindi non si può vedere molto, ma normalmente ci sono eventi, c'è il mercato e se non mi sbaglio c'è anche il mercatino di Natale, però niente, stanno i lavori, continuiamo in giro ora. E a pochi minuti di distanza c'è un'altra piazza importantissima, Babelplatz, e qui nel 1933 i nazisti bruciarono una pila di libri che erano contrari al regime e ora, per ricordare quell'evento in maniera negativa e spingere le prossime generazioni a comportarsi in maniera diversa, è stata creata questa biblioteca, una biblioteca sottoterra completamente vuota, proprio a ricordare quell'evento negativo. E non è un caso che i libri furono bruciati in questa piazza, perché proprio qui c'è la Biblioteca Nazionale e ora anche l'Università di Giurisprudenza, e qui invece di fronte c'è l'Opera House. E qui ci troviamo davanti a un altro monumento molto d'impatto, dove c'è una statua di una madre che piange il figlio e una fiamma perenne, sempre per simboleggiare gli orrori della guerra. Però ora sdrammatizziamo un pochino e andiamo in un luogo completamente diverso. È tappa obbligatoria a Berlino il museo di Bud Spencer per tutti i fan. È davvero imperdibile. Stiamo attraversando il fiume che taglia Berlino per raggiungere l'isola dei musei. L'isola dei musei è tutto patrimonio dell'UNESCO e inizia proprio con il Duomo di Berlino, che è enorme, magnifico, bellissimo da vedere, da impatto, e poi continua con alcuni dei maggiori musei di Berlino, tra cui il Pergamon Museum, che è uno dei più importanti qui a Berlino. Purtroppo è in ristrutturazione e noi lo saltiamo. Se si ha tempo bisogna assolutamente andare, facciamo il giro e vediamo il resto dell'isola, perché comunque è molto bella, anche il parco qui è spettacolare, soprattutto con i colori dell'autunno. E ora usciamo dall'isola, riattraversiamo il ponte, però per andare nella direzione opposta, ossia verso Alexanderplatz. Sta iniziando a piovere, quindi acceleriamo il passo. Ora stiamo visitando il DDR Museum, che è il museo interattivo dedicato alla vita della Repubblica Democratica Tedesca, quindi alla Germania dell'Est, e mostra proprio uno spaccato di quello che poteva essere la vita allora. Interessante, ma anche estremamente affollato, anche perché chiude alle 9 di sera. Siamo usciti e sta piovendo, quindi ora corriamo in albergo. Eccoci arrivati ad Alexanderplatz, dove la nostra prima giornata a Berlino finisce. Quindi noi ci vediamo domani. Buonanotte e buongiorno da un po' nebbioso Berlino. Abbiamo appena iniziato la nostra seconda giornata qui nella capitale tedesca e oggi
andiamo a vedere un pochino come Berlino si è trasformata nel corso degli anni. Quindi andiamo, ma prima colazione. Tra l'altro, ma che vista abbiamo dall'albergo? Alexanderplatz è un centro per i collegamenti, ovviamente c'è il treno, sono moltissimi tram, autobus, quindi è un luogo di incontro perfetto per poi dopo distribuirsi nel resto della città. E prima tappa per oggi abbiamo raggiunto la East Side Gallery, che è praticamente questa parte del muro di Berlino tutta ricoperta di graffiti, tutta coloratissima. Purtroppo il meteo non è ideale, il cielo è grigio, quindi c'è proprio bisogno di un po' di colore. Questa parte del muro è lunga 1,5 chilometri, poco più di 1,5 chilometri, ed è tutta ricoperta da murales. Ovviamente sono stati fatti dopo la caduta del muro, però proprio riflette tutte le speranze delle persone di Berlino, dei ragazzi di Berlino, che volevano proprio vedere questo muro buttato a terra. E ora ci troviamo qui a passeggiare proprio lungo questa strada. In alcuni punti si può passare sia su un lato che dall'altro del muro. Dal lato interno è meno curato, però è pieno di graffiti comunque. E siamo arrivati davanti al murales con il bacio, però ovviamente è pieno di gente, come sospettavo. E ora attraversiamo il ponte dell'Oberbaumbrücke. Sì, figurati se si pronuncia così. È un ponte su 2 piani, praticamente è un double decker bridge. E abbiamo raggiunto il mercato del Markthalle Neum. Ottimo se si vuole fare uno spuntino. Questo mercato è fantastico. Focaccia con lo stracchino. Ed è pieno di chioschi con il cibo italiano, ovviamente. Berlino è piena di murales e street arts, quindi è semplicissimo proprio imbattersi in facciate delle case dipinte con capolavori come questo. Quindi perdetevi per le strade di Berlino e guardate sempre a destra e a sinistra, perché è facile che ci sia qualcosa di davvero sorprendente. L'arte di strada di Berlino è come una tela sempre in evoluzione. Alla fine i murales cambiano sempre e bisogna camminare sempre con gli occhi alzati al cielo, praticamente, per essere sicuri di non perdere ogni opera d'arte che si può trovare semplicemente camminando per le strade. Bello, molto bello.
usciti dalla metro. Oggi useremo i mezzi pubblici molto più di ieri. E stiamo ripassando per Alexanderplatz. È altina la torre, Un'altra specialità di Berlino, Currywürstel, che è il Bockwürstel con curry e patatine fritte. Pausa pranzo assolutamente necessaria a questo punto. Molto molto meglio ora. Continuiamo il giro. Decisamente più piena rispetto a stamattina. E siamo arrivati al memoriale del muro di Berlino. In questa zona ci sono ancora i resti del muro e si possono vedere le parti dove si alterna il muro vero e proprio alle parti, le zone dove invece hanno lasciato soltanto i pilastri di ferro che tenevano il muro fermo. Molto toccante anche qui. E a Berlino ovunque ci sono le mattonelle messe in questo modo, è un'indicazione praticamente di dove passava il muro una volta. Ancora ci sono delle torri di guardia e da qui si vede proprio il muro com'era. E stiamo volgendo al termine di queste 48 ore passate a Berlino, però c'è ancora un po' di tempo per i souvenir. I nostri giorni a Berlino sono stati un turbinio di storia, arte e cultura. Spero che abbiate apprezzato l'esplorazione di questa incredibile città con noi. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e restare sintonizzati per la nostra prossima avventura.